Cari amici della Gazzetta, abbiamo oggi il piacere di avere con noi Franco Uncini, un grandissimo pilota, campione del mondo della classe 500, quella che allora era la classe regina nel 1982, e attualmente è responsabile della sicurezza nei Gran Premi per conto della federazione. Franco, intanto grazie mille di essere qui con noi. Tu, Lucchinelli, Rossi e Ferrari eravate i 4 cavalieri italiani del moto mondiale. Chi era più forte? Sai, questa è una domanda che è sempre difficile dare una risposta, nel senso che ognuno di noi è sempre convinto che è il più forte, quindi direi che è chiaro che quello che uno pensa è io. La risposta che direi è io, quindi mi sembra giusto perché bisogna essere convinti prima di se stessi, poi degli altri. Ascolta, l'idea che avevamo noi appassionati è che Rossi e Lucchinelli fossero un po' dei cavalli pazzi. Tu e Ferrari, compatibilmente col lavoro che facevate, un po' più con la testa sulle spalle, è vero o mascheravate bene? Guarda, sì, questa è una domanda molto intelligente, nel senso che ti posso dare una risposta. Io, quando sono arrivato, loro erano già protagonisti, per cui sia Marco sia soprattutto Graziano erano un po' pazzi, un po' strani e molto eccentrici, quindi così. Io ho capito che forse per me non c'era lo stesso spazio, perché o avrei dovuto fare più pazzo di loro, cosa che non riuscivo, oppure facevo l'antagonista, per cui mi sono così immedesimato nella persona seriosa, sempre precisa, sempre attenta a tutto, ma in realtà non è che sono proprio così. Lo sono un po' di base, ma non sono poi così troppo serioso, troppo. Mi piace anche a me scherzare, mi piace giocare, mi piace fare le battute, quindi diciamo che ho voluto dare un'immagine di me diversa da quella loro. Questa era, ed era per me l'unica via, quella di essere diverso da loro. Questa è stata un po' la vera motivazione per cui io ho voluto dare questa immagine così. Poi che sia stata apprezzata o meno, sai, dipende dalle persone che hanno colto il messaggio. Certo. Tutto qui. Vice campione del mondo nel 1977, classe 250, come la ricordi? È stata un'occasione persa, un campionato strano, se ben ricordo. Sì, un'occasione persa. Dunque, innanzitutto, vabbè, la moto era un pochino altalenante. C'erano delle gare che vincevamo, poi la gara dopo neanche ci qualificavamo. Però l'occasione l'ho persa proprio in una gara dove chiaramente ero al comando, o meglio, lottavo per la vittoria e praticamente la gomma posteriore si è forata perché a quel tempo erano ancora le gomme con la camera d'aria e purtroppo c'era un asfalto che si degradava e probabilmente a quel tempo non c'era tutta questa attenzione per quanto riguarda la pulizia dei cerchi, quindi è stato cambiato la gomma, è stata cambiata la gomma su quel cerchio sporco e un granellino è caduto dentro e praticamente ha bucato la camera d'aria e quello è stato il danno che c'è stato per quella gara lì e quindi ne ha influenzato anche il campionato alla fine dell'anno perché chiaramente i punti erano quelli. Però senza togliere il merito a Lega che ha vinto il mondiale con la Morbidelli. Ehm, In 500 sei stato a lungo il pilota privato più veloce, però non ti Sì. davano la Suzuki ufficiale. Si dice che in Suzuki ti considerassero troppo esile per guidare una 500. È vera questa leggenda? È verissimo purtroppo, è verissimo perché io in effetti dopo il primo anno che da privato ho finito quarto, avevamo un team casareccio, team di casa, con Mario Ciamberlini che era il mio meccanico, e mio fratello che era il team manager, e, insomma tutte persone vicine tra amici e parenti che facevano questa squadra.
Abbiamo fatto un'annata stupenda, perché il primo anno, da 1979, quindi il primo anno in 500, ho finito quinto nel mondiale, con qualche gara di altissime prestazioni. Poi l'anno dopo addirittura 80 di nuovo privato, sempre con la stessa squadra, quindi sempre mio fratello come team manager e sempre Mario Ciamberlini come capo meccanico, eccetera. E addirittura ho finito quarto nel mondiale con 2 podi, addirittura, quindi 2 podi contro piloti di squadre ufficiali, eccetera. E quindi sinceramente mi aspettavo uno spazio nella moto ufficiale, eppure non veniva. Tant'è vero che ancora 81 l'ho rifatto un'altra annata così, con una moto poi che la Spinner Suzuki mi ha concesso una moto che era quella di Will Hartog, ma che Will Hartog aveva scartato e aveva deciso di smettere di correre perché non era contento di quella moto lì e di quelle prestazioni. E quindi ce l'ha affidata a noi, ma in effetti quella moto non era poi eccellente. Tanto è vero che alla fine del campionato io sono finito 13°. Ecco perché l'anno in cui ho vinto il mondiale, 1982, avevo spesso il numero 13, ma qualche volta al 10, qualche volta al 14, qualche volta al 41, perché qualche circuito che pensava che il numero 13 fosse un numero che portava sfortuna, allora non me lo davano come numero, perché pensavano che io ero superstizioso e non desideravo il 13, quando invece poi mi sarebbe piaciuto ottenere il 13 per tutta la stagione. È vera la battuta che tu a un certo punto hai detto di fronte a questa accusa di essere esile, cosa hai risposto? Ho risposto, perché no? Allora, il raffronto era con Virginia Ferrari. Virginia Ferrari che aveva praticamente un motorhome metà palestra e metà dormitorio. E lui era uno palestrato, uno che dalla mattina alla sera si preparava, faceva di tutto e di più per tenersi sempre perfettamente in forma. E allora mi dicevano, ma come mai tu non fai niente, invece Graziano Rossi fa tutta questa preparazione così? Io ho detto, perché la moto non si deve spezzare, si deve guidare. Non devo avere la forza per spezzare una moto, ma devo avere la forza sufficiente per guidarla. Era questa stata la battuta che poi è andata a caratteri cubitali sulla Gazzetta dello Sport. Nel 1982 hai finalmente avuto la Suzuki ufficiale di Gallina ed è stato un dominio assoluto. Cosa Sì, ci hai surclassato Mamola, che era il tuo compagno di team, di squadra, di marca, diciamo? Come mai è stato un anno così veramente straordinario? guarda, è vero, mi sono trovato particolarmente bene con questa moto, ero veramente così, tranquillo, e la sentivo proprio una moto fatta addosso a me, quindi, e soprattutto sai che cosa? Poi la cosa che mi dava molta fiducia era l'avantreno. Io avevo una tranquillità, una serenità, una forza nell'avantreno, cioè diciamo che il mio punto forte su quando sorpassavo i piloti era l'entrata in curva. In entrata in curva ero sempre molto più veloce di tutti quanti, e perché avevo così questa estrema fiducia mi sono trovato bene e abbiamo instaurato un bellissimo rapporto io e quella moto, e abbiamo vinto. Abbiamo vinto, poi abbiamo predominato, come hai detto tu, perché abbiamo vinto addirittura a 5 gare dalla fine del campionato, quindi con largo anticipo. L'anno seguente sappiamo che la Suzuki non ti ha più dato una buona moto e poi c'è stato il gravissimo incidente. Cos'è che ti ha fatto poi ritirare? Pensi di essere stato più lento dopo l'incidente oppure era un problema prettamente tecnico? Allora, dunque, andiamo per gradi. Il primo grado è che la moto che era più lenta. Sì, purtroppo a quegli anni, dunque, la Suzuki, o meglio, le altre case avevano visto che la Suzuki era abbastanza ben messa e hanno soffiato il collaudatore, che era un bravissimo anche pilota, perché era, non so se vi ricordate, Kawasaki.
quindi qualche volta faceva qualche gara come wild card nel campionato, e lui era veramente molto forte come collaudatore, e quindi la Yamaha, che era in difficoltà, ha soffiato questo pilota, questo collaudatore Kawasaki, e quindi la Suzuki si è trovata non più con questo bravissimo collaudatore, ma con uno nuovo. Allora, la procedura per mettere in cantiere una nuova moto era questa. Si faceva un progetto, questo progetto veniva discusso, quando poi veniva approvato il progetto si costruiva un prototipo. Questo prototipo poi era in mano al collaudatore, ed era il collaudatore che era quello che diceva è buona o non è buona. E dopo che il collaudatore dava il suo giudizio, i tecnici seguivano solo esclusivamente quel giudizio. E quindi lì è stato un po' il dramma, nel senso che lì avevano cambiato totalmente la struttura del telaio, un telaio che prima era diciamo classico, era diventato invece a tubi quadri, poi saldato e non piegato, poi un motore con la power valve, insomma un po' di complicazioni, che alla fine era diventato un motore come se fosse uno dei vecchi motori a benzina turbo, quindi con niente sotto e una gran violenza di punto in bianco e un'utilizzazione di 2000 giri, per cui quella moto lì era diventata inguidabile, era un disastro. Ma in quell'anno lì l'incidente non ha niente a che vedere con questa storia qua, o meglio, la caduta sì, perché ovviamente questo sistema di power valve, questa differenza tra niente e una gran potenza, chiaramente ti faceva fare diverse cadute di high side, no? Quindi quelle dove il punto in bianco va in aria e poi c'è. E io sono caduto come altre volte, come altri piloti. Purtroppo poi però nel scappare dalla pista verso lo spazio di fuga che c'era, sono stato investito da Wayne Gardner, che questo Wayne Gardner era la sua prima gara che faceva, e quindi sarebbe stato molto meglio se magari ritardava almeno una o due gare, però così è successo e così è stato. Ascolta, tu hai corso e battuto alcuni piloti assolutamente leggendari. Ci dai un breve ricordo di ciascuno di essi? Cominciamo da Kenny Roberts. Sì, beh, King Kenny, il nostro King Kenny è stato... E poi tra l'altro immagina che nonostante è stato uno dei miei avversari più difficili, è stato forse tra i più grandi amici che ho avuto nel mondo delle corse, quindi eravamo molto molto afferrati. Immagina che una volta è venuto qui a Recanati con il suo motorhome, mi è venuto trovato con il suo motorhome, e addirittura un motorhome lunghissimo, perché col tempo credo che sia stato più o meno 12 metri, e per trovare dietro l'indicazione di qualche stolto che gli ha dato un'indicazione per una strada che praticamente era inaccessibile per un motorhome così grande, praticamente ha strusciato tutto un lato e ha spaccato una parte della scocca di questo motorhome proprio per venire a trovare me. Quindi insomma siamo stati, ha dormito a casa mia, insomma, quindi un gran personaggio. Kenny è stato un gran personaggio e sono stato sempre molto affezionato a lui. Anche con Barry Sheen si legge che avevi rapporti di Anche io a amicizia. Parigino ho dormito a casa sua, anzi addirittura lui a quel tempo già aveva il suo elicottero, per cui da una gara di Donington ha caricato Stephanie, me e mia moglie, e siamo andati nella sua villa che aveva così all'aperto, un bel parco, un bel posto, e sono stato ospite anche a casa sua, quindi anche con Barry sono stato molto, molto amico, una bella persona anche Barry, fantastica, divertente, spiritoso, bravo, bravissima persona. Mamola forse un po' meno concreto dei primi due. Chi scusami? Randy Mamola. Ah sì, Mamola, sai, Randy sì,
Un po' meno, sempre più una cosa un po' più distaccata, un po', però anche lui, diciamo, era parte del gruppo. Veramente, sai, quegli anni, non so se ti ricordi, il motomondiale si chiamava Continental Circus, proprio perché eravamo un circo dove tutti insieme vivevamo la stessa vita e a differenza di oggi avevamo molto più tempo, perché oggi, sai, con tutti gli impegni che hanno, gli sponsor, le interviste, tutto programmato, tutto schedulato, tutto abbastanza così al secondo. E invece quando abbiamo vissuto gli anni della GP, noi dopo le prove c'era sì una mezz'oretta di colloquio con i tecnici, con i meccanici, ma poi praticamente eravamo liberi di girovagare, di andare a destra, a sinistra, quindi ci incontravamo spesso e volentieri, scambiavamo due chiacchiere tra tutti noi, con Barry Sheen, con Kenny Roberts, con Marco, con Virginio, con tutti, insomma, eravamo tutti sempre abbastanza vicini e sempre abbastanza in contatto. Fred Spencer forse era un pilota diverso da voi, cioè, o faceva parte dello stesso gruppo? Sì, già Freddy, sai, quando è venuto era un pochino, se vuoi, più distaccato perché noi eravamo già tutti insieme. Lui è arrivato in un ambiente nuovo per lui e magari non ha voluto mai cercare di essere fuori dal suo entourage, per cui è rimasto sempre un po' in sé da parte sua, però bene anche lui, insomma. Franco, un'ultima domanda. Quando tu frequenti assiduamente il motomondiale, se continui a fare tutte le tappe, cosa provi quando vedi i piloti? Un po' di rimpianto, un po' di malinconia, il piacere di essere comunque sopravvissuto un'epoca, di essere diventato un campione del mondo? Ma Che guarda, sensazioni? anche questa è una bella domanda, nel senso che io ho smesso di correre molto presto, troppo presto. A parte che ho iniziato a correre tardi, proprio perché ho iniziato a correre a 19 anni e ho smesso a 30 anni. Ho smesso a 30 anni perché ero sempre convinto che quando hai 30 anni sei già vecchio, che poi invece poi detto ora mi viene più che da ridere. E in effetti quando poi ero vicino ai 30 anni mi rendevo conto che poi quello che pensavo da giovane, da molto giovane, da 18 anni, 20 anni, così, e considerare 30 anni una persona vecchia, mi sentivo un pochino quasi sciocco a pensare questo. Però si è presentata un'occasione che era quella che la Suzuki non era più competitiva, come ti ho detto, perché l'83, 84, poi 85, ho continuato a correre anche l'85, quindi la Suzuki non era più competitiva. Non avevo un team manager o un manager, anzi non un team manager, un manager che mi aiutava a cercare la giusta strada per poter poi continuare a correre e quindi non avendo questa opportunità di avere una moto competitiva, siccome mi sentivo ancora in grado di poter competere, perché in effetti quando poi ho ripreso a correre dopo l'83 e nell'84, io la prima gara a Kyalami, se non sbaglio, ho fatto quarto e comunque ero così, mi sentivo perfettamente in forma, nonostante poi in realtà la Suzuki aveva smesso di correre ufficialmente, per cui Gallina stava così utilizzando il materiale dell'83 rivisto, rimesso a posto e quindi sicuramente la moto non era competitiva, eppure io ho fatto quarto alla prima gara del rientro e quindi non vedendo così la possibilità di correre con qualche moto ufficiale in cui io così ero convinto che avrei potuto dimostrare di essere ancora competitivo, alla fine dell'85 non avendo offerte, non avendo nessuna proposta interessante, ho detto basta, smetto di correre e così ho fatto. Devo dire la verità, dopo qualche anno così avrei voluto ritornare nei miei passi, però
alla fine dei conti diciamo che va bene così, è andata bene così.